Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi, di fianco a questo bestione, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, andando a trattare un argomento interessantissimo, ovvero la sicurezza, non nostra ma della moto, che è comunque importante. In casa BMW definisce questa moto GS Adventure. Ma che significa avventura? Se cerchiamo nel vocabolario, la parola avventura significa una vicenda particolare, una vicenda straordinaria. Se ci teletrasportiamo sopra la moto, potrebbe significare un viaggio particolare, un viaggio straordinario, tipo nei Salar Boliviani, nella Puna Argentina, in Alaska, in Kirghizistan, nel deserto del Gobi e chi più ne ha più ne metta. Comunque in luoghi particolari, in luoghi straordinari. Ma questa moto è pronta per l'avventura? Tralasciando il discorso che la parte elettronica in tutte le moto moderne è più presente della parte meccanica e già questa cosa cozza contro la parola avventura, e senza girarci tanto intorno, se hai un problema di elettronica in Mongolia, in Patagonia, in Alaska, fai fatica a sistemare la moto. Mentre se hai un problema di meccanica, magari, dico, non è certo al 100%, ma in qualche maniera ne puoi venire fuori dal problema. Comunque, detto questo, la parte meccanica di questa moto è pronta per affrontare determinati percorsi in determinati contesti? Per un attimo spostiamoci in Patagonia lungo la ruta 288 al momento della caduta. So benissimo che fa male vedere queste immagini, ma ricordare il passato è sempre costruttivo, perlomeno spero. È un po' come avere il santino sul cruscotto della macchina, mentre guidi lo guardi e ti porta a riflettere. Una volta ho letto una frase molto interessante: si diventa veramente saggi quando si vive il presente, si pianifica il futuro e si trae profitto al passato. Quindi cerchiamo di trarre profitto da queste immagini. Passo di qua, ogni volta che fai quel passaggio e quindi passi al centro della carreggiata dove è tutto più smosso, è sempre un terno al lotto. Bellissimo, bellissimo. A questo punto, come dico sempre, la domanda nasce spontanea: ma se non fossimo caduti con Super Tenere e fossimo caduti con questa, come ne sarebbe uscita la caduta? Onestamente ci penso spesso, però prima per un attimo provo a farvi immergere nel contesto. Noi eravamo soli, avevamo ancora da fare 120 km con una strada in quelle condizioni ed ulteriori 70 km di asfalto per arrivare al primo avamposto. Per tutto il giorno abbiamo incontrato una sola macchina, una Renault 19 Chamade, non so se ve la ricordate. La macchina aveva tutte e due le gomme dietro bucate, era stracarica e viaggiava con i soli cerchi e i cerchi facevano le scintille. Aprendo una parentesi fondamentale, l'importante ovviamente è che non ci siamo fatti male, chiusa parentesi, ma se la moto avesse avuto un problema in quel contesto, di riflesso sarebbe stato anche, tra virgolette, un piccolo problema anche per noi. Se vi ricordate e avete visto qualche video di quel periodo, sulla Super Tenere avevo installato i paramotori. Ai paramotori avevo agganciato due sacche. Queste sacche che vedete agganciate al paramotore le ho messe perché, oltre ovviamente a non occuparmi spazio in altri bagagli, all'interno c'è qualcosa di morbido, qualcosa di comprimibile. Nel caso specifico qua, lato destro, troviamo due cuscini in memory per quando dormiamo in tenda. Dall'altra parte invece, lato sinistro, tengo il telo coprimoto. Questo fa sì che in caso di caduta questi cuscini, tra virgolette, servono appunto per diminuirne l'impatto. Avevo messo all'interno delle sacche praticamente degli oggetti comprimibili, niente di solido, niente di rigido, che poteva in caso di caduta andare appunto ad aggravare la situazione. Questa soluzione l'avevo pensata da casa perché con una moto così carica in determinate condizioni ovviamente la caduta è dietro l'angolo, quindi avevo optato per una sorta di airbag in caso di caduta e vi posso garantire che questa soluzione ha salvato entrambe le fiancate del Super Tenere. Praticamente se la moto non si fosse ribaltata io avrei solo ammaccato le valigie laterali e nulla più. Tornando alla GS Adventure, che ha un motore boxer trasversale con le testate molto esposte, come ne sarebbe uscita? Per rispondere a tale domanda ci spostiamo nel punto critico della moto, ovvero le teste, perché come è vero da un lato che questo motore per le sue caratteristiche intrinseche ha fatto innamorare tantissimi motociclisti, è altrettanto vero che questo motore per la sua conformazione è molto esposto in caso di caduta. Quindi ora andiamo ad analizzare tutti insieme se i progettisti della BMW hanno fatto un ottimo lavoro di protezione per poter conferire a questa moto il nome di Adventure.
Quella che vedete è la simulazione della linea di mezzeria della moto, praticamente per farvela semplice dove scorrono le ruote della moto, l'asse della moto. Se noi prendiamo questa barra rettificata in titanio impoverito, praticamente il manico della scopa tra l'altro anche rotto, e la appoggiamo ai tubolari paracilindri, guardate cosa succede. La barra in titanio impoverito oltrepassa l'asse di mezzeria della moto, ma la cosa interessante è che man mano che andiamo verso il posteriore ci avviciniamo all'asse di mezzeria della moto. Dopo questa simulazione fantascientifica possiamo urlare a gran voce che gli ingegneri BMW non hanno progettato queste barre alla bip di cane, anzi hanno fatto un ottimo lavoro perché l'hanno disegnate seguendo il fulcro di rotazione l'asse delle ruote, cioè dove scorrono le ruote. Cosa significa questo? Significa che mano a mano che andiamo verso il posteriore la barra è leggermente più piegata, praticamente quando la moto tocca terra tocca leggermente prima questa zona. Il fatto che tocchi leggermente prima questa zona non è causale, perché queste barre hanno 3 punti di ancoraggio. Uno è questo, l'altro è questo e l'altro è questo. Praticamente tutta questa zona non ha un punto di ancoraggio. Questo è il punto più debole degli altri, è il punto in cui la barra si flette di più. Nel dettaglio questo è l'ancoraggio verso il posteriore, gli altri due si trovano nella parte anteriore bassa e alta. Per farvi capire cosa voglio dire, vi faccio questa simulazione. Questo triangolo in caso di caduta rimane fermo, rigido, mentre questo triangolo, con il fatto che abbiamo l'ancoraggio qua e l'ancoraggio qua, proprio in questo punto, è il punto che tocca leggermente prima a terra, subisce una flessione perché appunto non ha il quarto ancoraggio. Il fatto che questa sia la zona di maggiore flessione è voluto meccanicamente perché i progettisti cosa hanno fatto? Hanno aggiunto questo gommino tra l'altro più spesso proprio nel punto di maggiore flessione e gommino che segue il profilo della testa. Se guardate la luce è di circa 5 mm. Come si traduce questa soluzione? Si traduce nel fatto che in caso di caduta il tubolare flette, di conseguenza il gommino va abbattuto sulla testa e crea una sorta di ammortizzatore. Ma la cosa più interessante è che se non ci fosse stato il gommino, il tubolare si sarebbe piegato talmente tanto che difficilmente quando avremmo risollevato la moto sarebbe tornato in posizione, mentre flettendo poco perché la luce è poca e la flessione è ammortizzata dal gommino, il tubolare nel 90% dei casi ritornerà nella posizione iniziale. Complimenti ai progettisti della BMW perché hanno fatto veramente qualcosa di design e meccanicamente parlando molto semplice ma funzionale. Per chiudere il discorso a 360 gradi guardate questo ulteriore dettaglio, provo ad illuminarvelo. Seguite il disegno delle teste. Questo è il punto di maggiore sporgenza, che significa che in caso di caduta questo è il punto che si avvicina più degli altri al suolo. Ma quanto rimane per non toccare terra? Se appoggiamo una piastra e simuliamo il terreno, provo ad illuminarvelo meglio, in questo punto abbiamo circa 3-4 mm di luce. Però cosa abbiamo detto prima? Che in questa zona non abbiamo deformazioni perché ci sono i 3 ancoraggi, 1, 2 e 3, mentre la zona di deformazione è la parte restante. Anche per questo complimenti ai progettisti BMW perché a livello teorico in caso di caduta queste teste vengono preservate da questo paracilindri originale. Dopo tutti questi complimenti ai progettisti della BMW andiamo a vedere se questa moto possiamo definirla effettivamente adventure, in relazione ai discorsi fatti all'inizio del video, ovvero se di serie questa moto dispone di protezioni tali da proteggere le parti meccaniche per poter affrontare determinate strade, ma soprattutto per vivere situazioni straordinarie, come la stessa parola avventura viene definita. Via lo scotch. Dal mio punto di vista la risposta è categorica, cioè no, e mi spiego meglio. Queste barre sono ben fatte, sono d'acciaio, hanno un'ottima finitura, mi piacciono esteticamente e mi piace anche quel discorso delle vibrazioni con il gommino, ma dobbiamo essere onesti intellettualmente. Queste barre sono pensate per un utilizzo tra virgolette normale, nel senso che se questa moto cade su una superficie piana di cemento rigido, allora le barre proteggono le teste, ma già se cade sull'asfalto e un po' l'asfalto cede, le teste vengono rigate perché appunto la luce è di solo 4-5 mm. Inoltre, se penso questa moto nei panni della Tenerona su quel fondo con dei massi di questa dimensione, tra l'altro anche tagliati
taglienti, queste barre ragazzi non sarebbero servite a nulla, perché appunto i sassi si sarebbero infilati tra una barra e l'altra. Non ho la certezza matematica, ma penso che dal 90 al 99% la moto avrebbe subito dei danni alle teste tali, forse anche da avere qualche piccola fuoriuscita d'olio, e in quel caso avremmo dovuto lasciare la moto in quel posto. Detto questo, andiamo a vedere come rendere questa moto più avventure. Solo che sono le 21:02 di sabato 7 ottobre, Sara mi ha appena scritto che fra 10 minuti si mangia, lo spritz non me l'ha portato come mi avete suggerito nei commenti, quindi onde evitare discussioni, riprendiamo domani. Eccomi tornato, è tornata anche la luce, prima parte del video già montata questa notte e già vi posso dire che siamo a mezzo pippone. In questo video abbiamo fatto come nei film, primo e secondo tempo, ma come spesso accade il secondo tempo è sempre molto più interessante, quindi bando alle ciance, andiamo a vedere tutte le papabili soluzioni per conferire a questa moto il nome di Adventure. Prima però devo dirvi una cosa, da neofita BMW sto scoprendo un mondo di accessori aftermarket quasi pauroso. Con la Super Tenere, se avevo bisogno di cucirmi la moto su misura, dovevo progettarmi quell'accessorio e realizzarlo. Qua, se pensi a qualcosa, lo cerchi online e praticamente qualcuno l'ha pensato prima di te. Questa cosa da un lato è bellissima, dall'altro lato significa avere un ventaglio di soluzioni e quando hai troppa scelta, come dico sempre, fai fatica a farla la scelta. Ma andiamo per gradi. Tornando sul punto critico della moto, vi posso garantire che ho dedicato veramente tantissimo tempo nell'analisi di tutte le barre paramotore presenti sul mercato. Ho visto Isotta, Wunderlich, SV Motec, Touratech, ragazzi, le ho viste tutte. E qual è la mia conclusione? La mia conclusione è che queste barre paramotore originali non sono da buttare, anzi sono tra le migliori presenti sul mercato. Perché dico questo? Perché hanno un'ottima finitura, sono d'acciaio, sono belle esteticamente e quel concetto di smorzare la caduta con questo gommino a me personalmente piace molto. Ma se ci focalizziamo sull'aspetto protezione, che tra l'altro è fulcro di questo video, secondo me ci sono due barre migliori di queste. Le prime sono le Touratech perché hanno i tubolari più distanti dalle teste ed inoltre hanno aggiunto un quarto punto di ancoraggio sul telaio, ma non è un vero e proprio punto di ancoraggio perché alla fine c'è un tampone, quindi quel discorso di smorzare la caduta comunque rimane, però c'è un quarto ancoraggio che le rinforzano. Se vogliamo trasformare questa moto in una vera Globetrotter, sempre dal mio punto di vista le migliori in assoluto per quanto riguarda l'aspetto protezione sono le Outback Motortech, perché oltre ad essere formate da tubolari hanno anche una piastra che protegge le teste a 360 gradi. Questo significa che in caso di caduta su brecciolino ma anche su pietre importanti le teste ne usciranno, non dico al 100%, ma nel 99% dei casi illese. Quindi tu Francesco avrai equipaggiato la tua moto con le barre Outback Motortech e invece no, nel senso che se questa moto dovesse prendere il posto della Super Tenere in giro per il mondo sicuramente equipaggerei la moto con il kit completo delle barre, perché questa moto necessita di protezione e quelle dal mio punto di vista sono le barre migliori, anzi aggiungerei anche il paracoppa perché il paracoppa originale è praticamente un foglio di carta velina, però visto l'utilizzo attuale ho optato per una soluzione palliativa ed anche qua la scelta è stata complicata. La soluzione palliativa è trovare qualcosa che copra questo buco o copra le sole teste lasciando le barre originali. Anche qua tra le infinite protezioni sono arrivato ad un bivio. La prima soluzione era mettere i copritesta originali BMW in acciaio, la seconda soluzione era mettere una paratia che si ancorasse a questi tubolari. La cosa importante però è che entrambe le soluzioni non mi obbligavano a togliere il gommino, perché se andiamo a togliere il gommino agganciato sui tubolari, ragazzi, va a morire tutto il concetto che vi ho raccontato nel video. Adesso però ce lo dici cosa hai scelto? Andiamo ad aprire questo pacchetto. Trincetto. Vediamo cosa c'è dentro. L'imballo direi perfetto. Vediamo tutto. Questa è la soluzione palliativa. Vamos con l'unboxing in diretta. Ripeto, l'imballo ragazzi perfetto. Addirittura busta chiusa, doppio rivestimento, ecco la soluzione palliativa. Bella la finitura, bellissima. Questa è la parte interna e questa è la parte esterna. Alluminio 5 mm anodizzato nero. Apriamo anche l'altra. Andiamo più veloci.
Ok, e questi dovrebbero essere gli ancoraggi. Anche qua packaging perfetto. Ragazzi, guardate che precisione. Cioè, onestamente è la prima volta che mi capita di vedere una precisione del genere. Ok, queste saranno le istruzioni. Addirittura istruzioni con foto a colori. Vediamo anche qua, adesivo del brand, addirittura pacchettino con le protezioni ed istruzioni a parte. Le protezioni si inseriscono in questi 4 punti. Sono anche sagomate, ovviamente. Questa forse andrà qua, questa andrà qua e questa andrà qua. Vamos con l'incollaggio. Prima però leggo tutte le istruzioni e poi ve ne parlo nel dettaglio. Ok, questa è la protezione lato sinistro, andiamo a fare la protezione lato destro. Ok, posizioniamo l'ultima. Ok, prima di installarle vado a passare un prodotto per lucidare le barre, perché vedo dei punti con delle macchie tipo qua, sicuramente causate da detergenti aggressivi. Un prodotto tipo questo per lucidare le cromature, ma lucidare anche i metalli. Infatti la macchia è andata via, guardate, non sentite l'odore che mi piace tantissimo. La cosa piacevole di questi lavori è che con dedizione e olio di gomito le superfici sembrano tornare come nuove. Comunque il prodotto ne basta pochissimo, io lo metto soprattutto dove vanno gli appoggi, gli ancoraggi. Comunque la finitura di queste barre paramotore è bellissima. Se guardate in questo punto dove c'era la macchia è praticamente sparita. Vamos! Prima di installarla ve la faccio vedere nel dettaglio. 5 mm di spessore, all'interno c'è questa mousse spessa 2 cm che ovviamente serve per attutire l'impatto. Sui 4 angoli, come avete visto, c'è una gomma applicata per proteggere i tubolari originali. Tutte le minuterie sono in acciaio inox ed inoltre tutti i supporti sono identici come dimensione, quindi non ci possiamo sbagliare. Sempre nel dettaglio, viti Torx, testa svasata in acciaio, piastrina in acciaio, altra piastrina che abbraccia il tubolare sempre in acciaio. Praticamente la piastra sagomata si infila da dietro, la piastrina va ancora dietro perché è filettata e le viti a testa svasata si avvitano da questa parte. Ultimo dettaglio, parlando di viti in acciaio e piastrina in acciaio, il consiglio di aggiungere grasso a rame sulla filettatura per evitare il grippaggio. Prima la piastrina sagomata e poi la piastrina piatta. Vediamo se ci riusciamo. Il consiglio è di mettere prima la parte alta. Le viti non vanno tirate, devono rimanere lente perché la protezione deve poter scorrere avanti e indietro. Proviamo a inserire quella in basso. Seconda vite, vamos con la terza piastrina, mai abbiamo preso confidenza, installazione semplicissima. Come dico sempre ragazzi, se riesco a farla io andate tranquilli, livello base questo. Ora il serraggio deve essere fatto in progressione per trovare la giusta posizione. Come da manuale andiamo a tirare le viti con la chiave dinamometrica, io uso questa che utilizzo sui telai delle bici in carbonio perché il tiraggio deve essere piccolissimo, 5 Newton. Mettiamola a 5 Newton, già siamo arrivati, penso che ci siamo. Chiave dinamometrica 5 Newton, stacca. Per chi non conosce la chiave dinamometrica il concetto è semplicissimo: quando si arriva al serraggio la chiave fa questo movimento qua per avvertirti che sei arrivato alla coppia di serraggio selezionata. Come sempre vista nel dettaglio, provo a farvi vedere gli attacchi. Penso di averlo centrato perché se guardo tutti gli angoli sono a grandi linee nella stessa posizione. Il pezzo è progettato molto bene perché nonostante parliamo di pieghe, tutte le piegature appunto si trovano nel punto esatto. Vista frontale, guardiamolo anche dall'alto. Provo a farvi vedere questo dettaglio se ci riesco. La mousse interna non
tocca la testa per circa 1 centimetro nel punto di massima sporgenza. Quello è il dettaglio della piastrina interna per farvi vedere l'ancoraggio. Allora ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta, uno dei video più complicati della storia del canale, ma ora senza che vi annoi mostrandovi il montaggio dell'altra piastra, che dire. Queste piastre sono prodotte all'azienda Tualcom, hanno uno spessore di 5 mm e sono in alluminio, ma qua bisogna fare attenzione, non bisogna fare l'errore di pensare che tutti gli oggetti che sono prodotti in alluminio siano uguali. Nella classificazione delle leghe leggere ci sono diversi gruppi. Questo alluminio qua fa parte del gruppo 5000 e si chiama Peraluman. E che significa? Significa che la lega di alluminio è in combinazione con il magnesio. E che significa questa cosa? Significa che questo materiale può essere saldato, ha una buona lavorabilità e al tempo stesso resiste molto bene alla corrosione. Parlando invece di prezzo, costano 250 euro ovviamente la coppia. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, a me personalmente piacciono tantissimo, soprattutto con questa finitura nera, ma qua ripeto è un discorso puramente soggettivo. Tornando invece al discorso che più ci interessa, ovvero la protezione, perché le ho scelte? Perché io volevo mantenere i tubolari originali in quanto mi piace molto quel concetto di ammortizzazione. Volevo riprodurre in questa moto un po' il pensiero che ho attuato sulla Tenerona, nel senso creare un micro airbag in caso di caduta. I progettisti della BMW con questo gommino un po' ci sono riusciti. Dal mio punto di vista, mettendo queste piastre che a loro volta diventano un corpo unico con i tubolari e pensando a come sono fatte, il concetto di deformazione aumenta. Ma andiamo ad analizzarlo. Queste piastre in caso di caduta si deformeranno sicuramente, però se guardate come sono state costruite, hanno queste pieghe, quindi non sono piastre dritte. Nel mondo delle lamiere si fanno le pieghe proprio per evitare di aumentare lo spessore e quindi aumentare il peso, perché una piega tiene più anche di uno spessore maggiore, ma questo è un discorso complicato e poi questo video diventerà super pippone, quindi mettiamolo da parte questo discorso. Al tempo stesso all'interno hanno 2 cm di materiale assorbente ed inoltre c'è un ulteriore centimetro di luce. Il concetto che ho in testa quando parliamo di protezione è che la protezione non deve essere rigida, nel senso, se prendiamo tutte le barre paramotore, anche le Outback Motortech che sono oggettivamente le più protettive, quando la moto cade l'impatto è violento. Se invece ci rifacciamo un po' il concetto del Super Tenere, che in caso di caduta l'impatto deve essere in qualche maniera ammortizzato, secondo me questa combinazione tra piastre e tubolari è abbastanza efficace in caso di caduta, ma speriamo di non provarlo mai. Detto questo, termino il video qua. Vado a montare l'altra piastra. Spero come sempre che questo video sia stato interessante. Se trovate questi lavori, questi contenuti ben fatti e riscontrate molto lavoro dietro e volete supportarmi, vi lascio il link PayPal descrizione. Anche un caffè per me è tantissimo. E come sempre iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e lasciate un commento per condividere il vostro punto di vista, perché le fondamenta di questo canale sono le condivisioni, nel senso l'unione fa la forza. Utilizziamo, come dico sempre, i social per migliorarci, non per dividerci. E mi ero dimenticato di dirvi che in caso di manutenzione non conviene smontarla, perché come scritto nelle istruzioni conviene togliere il tubolare BMW perché sono 4 viti. Dai che pian pianino ce la trasformiamo in una vera GS Adventure. Ciao ragazzi! Take it to the